Ciao pianisti di Telemasterclass, oggi parleremo di un compositore pianista russo del Novecento, Sergei Prokofiev. I brani che voglio presentarvi in questi prossimi video sono 5 e si chiamano Sarcasmi, sono una raccolta di 5 brani scritti fra il 1912 e il 1914. Questi brani possono essere considerati come il prodotto più radicale del pensiero musicale di Prokofiev fino a quel momento. Raccolgono certamente l'eco di quel movimento futurista che si sviluppa in Europa e che ha come scopo l'affermazione della vitalità del movimento fino all'eccesso, però, contrariamente a quanto alcuni musicologi affermano, quest'opera non è semplicemente una raccolta di suoni scioccanti o di scherzi musicali che vengono raggruppati dal compositore come una sorta di serie di lavori dal carattere puramente meccanicistico. Infatti in questi brani Prokofiev mostra anche il suo lato lirico molto ricco, soprattutto nel primo brano, il tempestoso, e nel terzo, l'allegro precipitato. Il primo sarcasmo si apre su un intervallo di tritono. L'intervallo di tritono è definito anche diabolus in musica. È un intervallo che Guido d'Arezzo considerò proprio malefico perché ingannatore dell'orecchio umano. Per questa ragione è sempre associato a qualcosa di molto pericoloso, addirittura di maligno. Anche Liszt, per esempio, utilizza l'intervallo di tritono per il suo incipit quando scrive la fantasia quasi sonata dopo una lettura di Dante, che parla appunto del viaggio di Dante nell'inferno, dall'inferno al paradiso. In effetti è molto possente e molto spaventoso. Quindi capiamo subito che nelle intenzioni del compositore c'è la volontà proprio di un contrasto e di una violenza. Infatti l'indicazione anche che viene aggiunta è che il brano deve essere pensato proprio con una sorta di sarcasmo legato proprio all'eccesso dell'intenzione. In effetti il primo tema, che è questo, è quasi burlesco, no? Sembra molto un'ironia molto burlesca. Il secondo elemento invece diventa, proprio per contrasto, estremamente espressivo e lirico e mostra proprio una opposizione, proprio per questo suo carattere introverso, con il primo elemento. Il secondo tema è questo. Sentite che è molto più espressivo, è molto più melodico. Il secondo brano, invece, l'Allegro rubato, contiene difficoltà che in un certo senso richiedono delle doti da pianista funambolo. La scrittura di Prokofiev qui ci ricorda il pianismo lisztiano e troviamo anche però degli aspetti che sono tipici di Scriabin, come accordi ribattuti oppure brevi cellule tematiche o delle frasi che sfumano. L'incipit del secondo è questo. Il terzo sarcasmo, allegro precipitato, contiene un'energia iniziale molto intensa. Sentite, questa energia che diventa via via più ricca di suoni sembra dover arrivare ad un'esplosione. In realtà c'è una parte centrale che serve da
contenitore di quest'ansia, per quest'ansia che poi esploderà nella ripresa. Questa parte centrale è una parte nella quale Prokofiev indica singhiozzando, e questa parte approda ad una sezione molto lirica. Dunque, la parte che precede il singhiozzando è questa. Sentite che siamo passati per una parte un po' ansimante, che è questa del singhiozzando, e poi qui abbiamo questa frase così distesa, così espressiva. Questa frase si conclude con un ritorno all'idea energica che avevamo all'inizio, e poi con una conclusione che sparisce proprio nel nulla. Siamo arrivati al quarto sarcasmo, che porta come indicazione smanioso. Questo brano è diviso in due sezioni di carattere contrastante. La prima sezione sembra un'improvvisazione destinata al registro acuto dello strumento. Sentite che sembrano vetri che si infrangono. E questo risultato così brillante, così magico, contrasta tantissimo con la seconda parte, nella quale abbiamo la tensione precedente soffocata da una sonorità che prima è ossessiva e poi diventa sommessa. Sentite, fino ad arrivare alla conclusione, nella quale troviamo una citazione del tema iniziale, che però viene espresso con un tono molto misterioso. L'ultimo sarcasmo inizia con una sonorità che cattura immediatamente l'attenzione dell'ascoltatore. Sentite che sembra di ascoltare una risata sguaiata. Questa prima sezione che contrasta così tanto col finale del quarto, no? Che termina, abbiamo detto, con una citazione del tema in tono misterioso, con una conclusione proprio che svanisce con tre piano, con un'indicazione 3P. E poi riprende senza soluzione, diciamo, di continuità e più d'effetto questo risultato. La pagina successiva porta l'indicazione andantino irresoluto. Questo andantino costruisce un ambiente sonoro fragile ma molto affascinante. Ci sono soltanto poche note a definirlo e la loro irregolarità di esecuzione dà proprio il senso della fragilità. C'è una risposta. Queste due idee mi hanno sempre fatto pensare a due pulcini che stanno uscendo dall'uovo e cominciano a posare le zampe sul suolo, però non vedono e non sanno dove andare. Comunque stanno comunicando tra loro, ma in modo molto incerto. Poi le due idee lavorano insieme. Sentite, c'è proprio una sorta di pigolio e l'indicazione è anche lamentevole, per cui questa idea dell'incertezza, anche del movimento irregolare, è data dalla scrittura irregolare della linea melodica. Questo andantino irresoluto sfocia poi
in una pagina conclusiva che racconta un mondo sonoro di immagini oscure, di immagini nebulose, anche di ansia. Sentite che è tornato il tema iniziale, quello della risata, molto più lento, quasi una marcia, non una marcia di soldati, una marcia dei cattivi proprio. E nello stesso tempo abbiamo l'elemento ritmico che abbiamo sentito molto spesso in quest'opera, non soltanto in questo sarcasmo, ma anche nel numero 4 per esempio, in altri. È questa nota che viene messa in evidenza con una sorta di levare, no? Questa è la nota che vuole mettere in evidenza e questo. Interessante, è un grande compositore Prokofiev. Bene, allora potete trovare i video di questi sarcasmi su YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like se questo video vi è piaciuto. A presto!